Oggi sono a bordo di un'altra Honda, marchio di cui mi sono definitivamente innamorato l'estate scorsa. Il modello in esame oggi l'avete già visto sul mio canale. Ho guidato la Civic Type R FK8 giusto un anno fa. Dispone sempre del 2000 VTEC turbo da 320 cavalli, eroga 400 Nm di coppia, 0 a 100 in 5 secondi e 7, con una velocità massima di 272 km/h. Il peso rimane invariato, sempre attorno ai 1450 kg, ed i consumi parlano di circa 12 km con un litro. Ovviamente se si spinge si scende a 5. Il cambio è manuale a 6 rapporti con la trazione anteriore abbinata al differenziale autobloccante a slittamento limitato che cerca di scaricare a terra tutta la potenza. Questa qui è veramente, ma veramente incazzata. Fantastica quest'auto, è veramente fantastica. Quella di oggi rispetto a quella blu che ho guidato è leggermente diversa per svariati motivi. Prima cosa, si tratta della versione Restyling 2020 e in secondo luogo è Stage 1 con modifiche mirate che la migliorano decisamente. Honda ha rivisto la versione di punta della Civic di 10ª generazione con degli accorgimenti che definirei intelligenti. Ne ha creato 3 versioni che si differenziano per i seguenti dettagli. La Sportline con aerodinamica semplificata, infatti è priva dell'enorme alettone posteriore. La GT, proprio come quella che sto guidando, aggiornata sia sotto il profilo tecnico che estetico, ed infine la Limited Edition, prodotta in soli 100 esemplari destinati all'Europa, con colorazione unica Sunlight Yellow, un peso totale di 47 kg in meno, potenza invariata ma dinamica ben diversa, dato l'assenza del climatizzatore, dei pannelli fonoassorbenti principalmente sul tetto, cerchi forgiati BBS da 20 pollici, gomme Michelin Sport Cup 2 e poco altro. A mio parere, rarità a parte, la versione che sto guidando è quella che alla fine comprerei. Sto dando un filo di gas, un filo. Certo che per un amante dei motori turbo, a cui mancano tantissimo visto l'acquisto dell'Honda S2000, provare questa è una coltellata nel cuore. È fantastica, però, è fantastica. Ottima scelta. Se già in configurazione stock la Civic Type R mi era piaciuta un botto, facendomi avvicinare al mondo Honda ed eleggendola a mia personale trazione anteriore preferita, la stessa vettura aggiornata a Stage 1 mi sta facendo letteralmente innamorare. Le modifiche eseguite qui, di cui avevo in parte sentito la necessità nella precedente guidata con questo modello, sono le seguenti. Cerchi 8x18 o Z alleggerita HLC con ZEC Nova Super Sport RS 235/40, sono praticamente pneumatici uso racing. Una volta in temperatura sono clamorosi. Questi cerchi diminuiscono di ben 2 pollici il diametro del cerchio di serie, aumentando notevolmente la reattività nel cambio di direzione, uniti ad un assetto di serie rivisto. È super agile, viaggia veramente che è una meraviglia, magari esteticamente perde qualcosa vista la bellezza degli stock. Altra modifica di livello è l'aspirazione e-Venturi completa in carbonio. La Type R Restyling ha già un flusso d'aria migliorato del 13%, tuttavia con questa componente si abbassa di 1,2 secondi il 100-200, con un aumento promesso dal produttore dai 14 ai 20 cavalli. Come sempre, ogni dato va verificato al banco. Fa fatica a scaricare e i controlli sono inseriti. Pensate un po'.
Sostituito anche l'impianto di scarico con un cutback Nvidia R400 che mantiene la linea di quello originale. Le 3 uscite poste al centro del paraurti posteriore sono molto più minacciose dello stock e danno questo effetto infuocato dei terminali in titanio. È troppo ignorante, molto coraggiosa e appariscente come scelta. È di sicuro la modifica più necessaria su questa vettura. Il VTEC, avendo guadagnato negli anni il turbo, ha perso parecchia voce. Con questo nuovo impianto, che non è neanche completo, pensate un po', canta che è una meraviglia, promosso a pieni voti. Che erogazioni, che progressioni, non si affatica neanche. Tanta, ma tanta roba, ma tanta, veramente tanta roba. Con questi accorgimenti la potenza aumenta significativamente, è molto più cattiva della Civic d'esordio, ha una marcia in più, è come più sciolta. Problema che avevo riscontrato sul primo test drive con la FK8 è stato senza dubbio quanto si scomponesse in frenata. Appena andavi appunto a staccare la mano dal volante, perché ovviamente manuali, la macchina andava da tutte le parti, aveva i cerchi stock, era completamente stock. L'ho trovato un po' fastidioso il lungo andare, perché magari ti impegnavi molto nella guida e ti impegnava più del necessario. Questa è estremamente più gentile, ha una risposta molto più docile e quindi te le fa spingere meglio. Esteticamente è una delle hot hatch più aggressive ed azzardate, ha appendici e prese d'aria ovunque, attira l'attenzione davvero come poche altre. Con il restyling sia i paraurti che i gruppi ottici sono stati ridisegnati seguendo le attuali linee del marchio giapponese. L'allestimento dell'esemplare che sto guidando è uno dei più aggressivi. Se con una carrozzeria blu, nera o gialla si crea una sorta di contrasto, questa rossa dentro e fuori si fa senza dubbio notare. Passando all'interno, i bellissimi sedili sportivi sagomati danno un fantastico tocco racing. È presente al centro della plancia lo schermo da 7 pollici che guadagna il sistema Log R. Attraverso sensori di bordo e un'app dedicata è possibile registrare e analizzare i parametri di guida sia su strada che in pista, consultabili in tempo reale sul computer di bordo. Le funzioni previste sono 3: la Performance Monitor per i parametri vitali dell'auto come temperatura e pressione olio, temperatura del liquido di raffreddamento, pressione dell'aria in aspirazione, forza G, posizione GPS, angolo di sterzo e perfino l'utilizzo di freno e gas. La seconda, denominata Log Mode, per registrare i propri tempi sul giro, e l'Autoscore, capace di valutare lo stile di guida attribuendo un punteggio. L'Honda Civic Type R Model Year 2020 è proposta ad un prezzo d'accesso pari a 41.900 euro, che sale fino ai 50.000 necessari per la Limited Edition. È praticamente full optional come valutazione, tutto sommato ci sta. Il mercato dell'usato offre svariate vetture, meno in Italia che nel resto d'Europa, dove se ne trovano di tutti gli allestimenti, il più o meno chilometrate. Alcune limited edition sono oggetto, ovviamente, come era prevedibile, di speculazione, arrivando a toccare anche i 70.000 euro. Ok, sono numerate, ma restano pur sempre delle Civic di ultima generazione. Si sta perdendo un attimo il senso della realtà. È un'auto un po' impegnativa in sede d'acquisto, ma ripaga ogni singolo soldo speso con una grinta unica, un carattere molto particolare e delle prestazioni assurde. Se poi ci mettete mano, come su quella che sto guidando, si tocca il cielo con un dito. La Civic Type R FK8 è un'auto che metterei tranquillamente in garage, nonostante sia anteriore e nonostante a livello fiscale porti in dote il maledettissimo superbollo con i suoi 320 cavalli. Le modifiche effettuate da Simo, il proprietario di questo gioiello, sono impeccabili e danno ulteriore valore a questa bellissima sportiva. Sono ciò che mancava e che poteva essere migliorato.
Chiaro, le componenti da lui scelte non sono affatto a buon mercato, ma la qualità si paga e si può ottenere un'auto eccezionale. Sei cattiva, Il cambio è qualcosa di meraviglioso, vorrei averlo sulla mia S2000 davvero, è fantastico. Più che una cambiata è una fucilata. Appena si scaglia il contagiri torna su velocissimo. Non dico sia reattivo come un automatico o un sequenziale, però porca con i 18 è un altro mondo, è un altro mondo. Simo mi aveva chiesto se volevo provarla con i 20 stock o con i 18. Sono estremamente felice della mia scelta, molto meglio con i 18. Come ho detto, perderà un po' anche a livello visivo, però cazzo, è un'altra macchina. Messa giù così per me è perfetto. E non è finita qui, perché Simo non è mica finita qui, è aggrappata alle curve da un anteriore. A suo tempo è stata anche la più veloce al Nürburgring, però porca puttana ragazzi. È meraviglioso, mi sto divertendo da far schifo. Bisogna scalare proprio quando è necessario, perché si rischia, il fuorigiri è talmente immediato, è bellissima, è bellissima. Odio ripetermi, però il feedback alla guida è nettamente superiore alla stock, sembra quasi un'altra auto, sul serio, molto più comunicativa, più precisa e composta soprattutto in inserimento curva e, come ho detto, in frenata. Mi piace. Se state pensando ad una sportiva fuori dagli schemi, fate all in su una di queste, è pazzesca.